Ragazzi, racchette alla mano RF01 RF01 Pro. Nelle settimane precedenti avete probabilmente già visto il video in cui facevo l'unboxing e se non l'avete ancora visto andate a rivederlo, ma cercherò comunque di fare un piccolo riepilogo anche qui di tutto ciò che è stato detto in quel video precedente. Oggi ci focalizziamo sul playtest. Se nel primo video abbiamo fatto un po' delle riflessioni dal punto di vista estetico, qualitativo, di posizionamento di mercato eccetera, questa recensione, questo video sarà molto specifico, preciso, on point, focalizzato sulle sensazioni in campo e c'è tanto da dire. Mi permetto di dire che Wilson ha fatto qualcosa che probabilmente va fuori da quello, diciamo, a cui ci ha abituati. L'ha fatto con coraggio, l'ha fatto avvalendosi anche dell'immagine di Roger. Chiaramente qui bisognava fare, come dire, sfruttare al massimo quello che il marchio RF offre e quindi capitalizzare su di esso, nonostante la dipartita dal tennis professionistico da parte di Roger. Il seguito è ancora altissimo e quindi quale migliore occasione sostanzialmente. Poi non so, la storia vuole e ci racconta che questa idea nasce per accompagnare Roger negli ultimi passi del suo cammino, quando poi però alla fine decise di ritirarsi. Non sappiamo mai la reale verità, tanto è vero però che come ci viene raccontata e qua dietro vediamo scorrere le immagini, è bello perché ci fa vivere delle emozioni, ci fa stare lì a pendere dalle labbra di un grande campione qual è stato Roger Federer. Abbiamo detto abbastanza, abbiamo fatto un'introduzione. Per continuare, mi raccomando, metti un bel mi piace, iscriviti al canale, sostieni la community e facciamola crescere questa community. Adesso ci concentriamo sul playtest di queste due signorine qua. Io partirei dalla RF01, la 300 grammi che vediamo qua. E nel frattempo, mentre parlo, scorrono anche le immagini del playtest in campo. Allora, diciamo che è una racchetta che si allontana molto dalla Pro Staff, no? Questo l'avrete intuito, probabilmente avete visto qualche recensione già in giro, avete visto le specifiche che vi ricordo in sintesi sono 300 grammi, 31,5 di bilanciamento, schema corde 16-19, piatto corde 98, un profilo mediamente grosso, 23-24-22 con una media di circa 23, anche se qui ci sono pareri discordanti che danno addirittura un valore medio a 24. Rigidità, stando a Tennis Warehouse Europe, che ringrazio per avermi fornito i telai, e vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link per accedere allo sconto, è 67 punti RA per l'ARF01 300 grammi. Tra l'altro, tra parentesi, ho un vago ricordo di aver visto un video di Jonas Tennis Nerd dove mettono a schermo le specifiche misurate sulla rigidità, in realtà era di qualche punto più basso. Io vi posso dire che secondo me siamo più sui 67, perché l'ho sentita, e qua entriamo nell'ambito delle sensazioni, l'ho sentita rigidina. Considerate che gioco con i Zone 98 come telaio principale, versione 2023, l'Aqua Night, ma precedentemente la versione 2022, ha una rigidità di 64-65 e la percepisco meno rigida di questa. Ho provato anche la Izone 100 a suo tempo per scegliere tra Izone 98 e Izone 100 ed effettivamente qualche punto di RA in più si percepiva ed è lo stesso o similare come sensazione rispetto a questo telaio. È un telaio diverso dai canoni a cui siamo stati abituati con Pro Staff e con l'idea di racchetta da controllo, perché incorpora un profilo, oltre il profilo ibrido, diciamo, nelle dimensioni, ma anche a livello aerodinamico completamente diverso rispetto al tema Pro Staff. Cioè questa racchetta sta più alla Shift, per restare in casa Wilson, piuttosto che alla Blade, per intenderci. Sta più alla Barn piuttosto che alla Blade. Potremmo avvicinarla anche alla Clash sotto certi punti di vista, più che alla Blade o alla Pro Staff. È una racchetta che cerca di velocizzare i movimenti del braccio nell'aria, ok? È una racchetta che cerca di offrire potenza e uscita di palla gratuita con un discreto controllo, senza essere troppo
rigida senza essere troppo dura col braccio. Su questo punto però purtroppo io mi sento di dire a Wilson che nonostante le loro premesse il comfort non è altissimo su questo telaio. Ho giocato con telai più confortevoli, nel senso che comunque il gomito non mente. Io sono particolarmente sensibile al gomito avendo sofferto in passato di epicondilite e epitrocleite e me ne rendo conto, diciamo. Quindi magari giocando con una corda in multifilamento è un discorso, giocando con un monofilamento dove la rigidità e la durezza della corda inizia a essere particolarmente, diciamo, elevata, questo può diventare un problema se le vostre articolazioni non sono predisposte a reggere una determinata onda d'urto. Rispetto alla giocabilità, allora le corde, io ho utilizzato quella che ormai è la mia corda di riferimento, che è una Poly2Strike nera 1,25 incordata 22-21, quindi corda di media rigidità e durezza. Mi sono trovato molto bene, tutto sommato a livello di gioco. La palla ha uno spin molto buono, mi ha ricordato a tratti la più Strike 98, mi ha ricordato a tratti la Shift stessa di casa Wilson. Siamo lontani dalla Izone. È un altro tipo di telaio, è un telaio dove lo spin esce abbastanza agevolmente, la palla mi rendo conto che tocca terra, schizza su in alto e la sua curva è abbastanza arcuata, una bella parabola. Il back è gestito molto molto bene, i colpi piatti o con poca rotazione secondo me sono il punto migliore di questo telaio, veramente escono via che è una bellezza, soprattutto i colpi fatti in neutral stance o close stance dove entriamo sulla palla da dietro e spingiamo bene in avanti col braccio. È una racchetta che al servizio si comporta bene, la palla esce bene sia piatta che con le rotazioni e c'è un video dei giorni precedenti dove potete vedere proprio l'RF01 in azione, quindi andate a cercarlo, è un video dove lavoro e vi faccio vedere un esercizio che si può fare per migliorare il timing sulla palla e lì utilizzo proprio questo telaio, potete anche sentire il suono che ha questa racchetta. È una racchetta che dal punto di vista delle tecnologie, stando a quanto viene riportato, non ha granché oltre alla 45, che sono delle dinamiche simili a quelle che vengono utilizzate su Clash Shift, dove nella Shift oltre al 45 c'è anche il Paradigm Bending, che migliorano la flessione verticale del telaio, quindi migliorano l'accessibilità allo spin. Dal punto di vista del PVS, come vedete, è stata cambiata la forma del telaio, non c'è più l'iconico PVS delle Pro Staff. All'interno, come vedete dai video che stanno scorrendo in questo momento, c'è della schiuma. Io ho ispezionato il tappo del manico, insomma si vede della schiuma, non sappiamo se si ferma al manico, se continua nel cuore o addirittura in tutto il resto del telaio. Ci sono dei recensori che hanno, trovando un po' in giro per il web, hanno detto che la schiuma insomma è stata inserita lungo tutto il telaio. La racchetta a me sembra un po' disconnessa, onestamente parlando, cioè non la sento mia, non la sento come un'estensione del mio braccio. E forse proprio questo attuttimento della schiuma offre questo effetto. A livello acustico ha uno schiocco bello, devo dire la verità. Però a livello di comfort, secondo me, Wilson potrebbe fare meglio da questo punto di vista. Questo che vediamo qui è simil cuoio, non è vero cuoio, sulla RF01. Ed è una racchetta che, per chiudere, consiglio al giocatore intermedio avanzato. Non è una racchetta facile, nonostante i suoi 300 grammi, però è una racchetta che potrebbe giocare già bene così per il giocatore intermedio. Il giocatore avanzato magari potrebbe aver bisogno di qualche grammo in più, perché comunque potrebbe sentirla leggerina. Per quanto riguarda le specifiche, su questa, allora, misurate con l'incordatura siamo a 318 grammi senza overgrip, 32,2 il bilanciamento e 309 di inerzia, quindi in linea più o meno con quanto viene dichiarato, perché se ci togliamo le corde scendiamo di 0,8 un centimetro del bilanciamento, quindi siamo a circa 31,3 31,4 e 300 grammi circa 302 grammi di come si dice di peso nudo. L'inerzia 309, per quello dicevo che potrebbe beneficiare anche di un leggero custom. Sulla stessa falsariga di specifiche abbiamo la Radical MP, la Strike,
poi in realtà è qualche grammo in più, anche l'Aison 98, c'è la Speed MP che in realtà è sul piatto 100, però la avvicinerei da un certo punto di vista. Rispetto a queste racchette The Gustibus, uno si può trovare meglio con una, uno si può trovare meglio con l'altra. Personalmente la ritengo una buona racchetta che sa fare bene tutto e che quasi a tratti la avvicino anche ad una Babolat a una Pure Air o una Pure Drive, addirittura Pure Drive 98 per certe sensazioni, che sembra essere quasi un sacrilegio vista la storia del suo endorser Roger. Però sta di fatto che queste sono le sensazioni che mi ha dato. È una racchetta che gioca bene, non eccelle e non fa dire wow in nessun aspetto del gioco, nemmeno a rete. Queste sono le mie sensazioni. Venderà tanto, vedremo la vera prova sul campo quale sarà. Continuerà a vendere nel tempo oppure sarà un fuoco di paglia, ecco, tra virgolette, di una prima uscita. Secondo me è ancora migliorabile, per quanto il telaio chiaramente sia buono, migliorabile sotto l'aspetto del comfort in primis e delle sensazioni che trasmette. Alcuni hanno parlato di uno sweet spot troppo piccolo, personalmente la trovo in linea con tutte le altre 98, non ho avuto particolari difficoltà rispetto ad altre o alla ISO 98 che utilizzo, che ha uno sweet spot mediamente largo, dobbiamo dire la verità. Bene, passando alla RF01 Pro, anche per fare un confronto ragazzi, per chi sta valutando quale delle due comprare. Con questo telaio, l'RF01 Pro, stiamo parlando di qualcosa di molto più agonistico, molto più tecnico. L'RF01 Pro, dal punto di vista delle specifiche, è un altro tipo di animale. 320 grammi, sempre 31,5, sempre piatto 98, con schema corde 16-19, uno schema corde che per entrambe comunque è molto stretto nella parte centrale, e per questo offre gran controllo in entrambi i telai. Questo è un telaio meno rigido della RF01 300 grammi, anche se anche qui il comfort non è dei migliori, onestamente parlando. Vero è che questo telaio quando ci giochi ti fa veramente capire quali sono i tuoi limiti, perché stiamo parlando di un telaio incordato e con overgrip che supera i 340 grammi, cioè così questo telaio come lo vediamo era 339 grammi, 32,3 il bilanciamento e 321 di inerzia, quindi un'inerzia non proibitiva ma un peso sostenuto. Diciamo che le mie prime impressioni sono state vabbè, gestibile, perché comunque la racchetta si muove tutto sommato bene, l'inerzia non è altissima, però obiettivamente il peso e la fatica la inizi a sentire cammin facendo mentre sei in campo che ci spalletti. Questo è un grip vero, quindi non è un simil cuoio ma un vero cuoio, e la qualità è piuttosto buona con il simbolo RF nel manico, a differenza della qualità del simil cuoio che non è delle migliori. Ho tolto il grip dopo che ci ho giocato e sono rimasti un sacco di residui e come ho tirato via l'adesivo del grip per toglierlo me ne ha strappato via un pezzetto. Non succede con quelli Hydrosorb per esempio, quindi anche qui Wilson si potrebbe migliorare di qualcosina. Dal punto di vista di RF01 Pro, giocabilità, diciamo che è un telaio completamente diverso dall'RF01 rispetto a quello che ti dà e quello che ti toglie. Per gestirla a dovere ci vuole braccio, ci vuole allenamento, ci vuole capacità tecnica, perché cosa ci aspettiamo? Insomma, è un telaio complicato, anche se a dire il vero l'ho trovato meno complicato di altri telai della sua categoria. Uno recente che ho provato è la CX200 Tour, di cui c'è recensione, che è molto più esigente. Avevamo un piatto 95 per esempio in quel caso, e quindi insomma è una vera e propria classica. Questa comunque si pone in una via ibrida da questo punto di vista, che rende le cose un pochino più semplici, però devi arrivare sempre bene sulla palla, altrimenti non c'è santo che tenga. Una racchetta che restituisce molto più peso ai colpi, la palla esce molto di più in virtù sia della massa che ha da offrire nell'erogazione del colpo, in virtù anche dell'inerzia superiore. Una Gravity Pro, per dire, molto più complicata.
obiettivamente parlando. Provando anche la Ison 98 Tour, la 315 grammi, questa risulta più difficile, una racchetta un pochino più complessa, anche questa incordata con Poly2Strike 22-21, una racchetta che anche in questo caso onestamente non eccelle in nessuna delle aree, non è una racchetta che ti fa dire wow che comfort, che mamma mia che cosa tiro fuori, una racchetta che fa bene tutto, intendiamoci, che però insomma si potrebbe distinguere un pochino di più magari su determinati aspetti. Ho avuto particolare difficoltà in virtù del peso nella gestione del servizio, ho avuto buone sensazioni sul back, buone sensazioni sul rovescio coperto e anche sul dritto spinto. Generare spin con questa RF01 Pro è il risultato più difficile. Generare spin, non tanto spin tanto per farla girare, intendo spin pesante, palla pesante, ok? Cioè devi veramente dare tanto, altrimenti comunque la palla ti rimane un pochino corta, ti rimane un po' scarica. Sei costretto a essere sempre preciso e spingere bene sfruttando al meglio l'energia cinetica. Una racchetta che consiglio indubbiamente al giocatore avanzato che sa come sfruttarla meglio per tirare fuori il massimo dal telaio. Sicuramente adesso non voglio andare a fare una distinzione di classifiche, però ci vuole un giocatore che sa giocare, intendiamoci, e anche il giocatore che sa giocare voglio vederlo affrontare un torneo dove si fa 5 partite di seguito, tutte finite al terzo set. La spalla non lo so, ne potrebbe risentire. E quindi morale della favola, per chiudere questa recensione: RF01 arrivano sul mercato con la collaborazione insieme a Roger Federer, probabilmente sarà l'inizio di una saga. Non so questo 01 se è perché sono la prima uscita e poi mano a mano che escono RF02, RF03, non lo so, mi sono fatto questa idea, quindi vedremo le prossime versioni perché è ovvio che arriveranno. Mi chiedo se Wilson, Roger, lo dico anche a te, non sia il caso di aggiungere le versioni piatto 100 facciamo finta di moltiplicare diciamo le versioni disponibili per 2, quindi 280, 300, 320, ma anche il piatto 100, perché potrebbero ampliare un pochino il mercato che comunque con il 98 risulta un pochino selettivo, per quanto la tipologia di giocatore che si avvicina a queste racchette per via delle loro caratteristiche non può che essere di un certo livello. Ecco, sicuramente il principiante non si rifà a questa racchetta qua. Porto via il takeaway sul comfort, per cui lavorerei un pochino di più da questo punto di vista. Per il resto la RF01 un pochino di custom potrebbe aiutare diciamo a far salire il peso e quindi dare un po' di sostanza in più per il giocatore avanzato che non si vuole imbarcare su una 320 che è tosta da gestire, è tosta da gestire nell'ambito di un percorso. Se andiamo lì a farci l'oretta una volta alla settimana, la domenica voglio spaccare tutto a quell'oretta, la 320 va benissimo, chiaramente, no? Siamo tutti bravi quell'oretta la domenica quando la giochiamo. Ditemi qui sotto ragazzi se voi l'avete già provata, se la comprerete e che cosa vi ha dato provandola, se l'avete già provata. Al prossimo video e mi raccomando un bel mi piace, iscriviti al canale e sostieni la community.